L'umidità del suolo è un indicatore molto importante in quanto regola diversi fenomeni che riguardano la vegetazione, che riguardano il ciclo idrologico e in ambienti alpini particolarmente soggetti ai cambiamenti climatici l'umidità del suolo è sicuramente un parametro molto importante. Noi misuriamo questo parametro tramite due strumenti. Uno è il dato satellitare, quindi un satellite che acquisisce le immagini dell'area, e gli altri sono i dati a terra. E oggi siamo qui in Val di Mazia perché stiamo effettuando delle misure al suolo, in quanto proprio oggi ci sarà un passaggio, un'acquisizione satellitare. Un satellite che si chiama RadarSat-2 farà un'acquisizione di quest'area e quindi è importante avere un riferimento a terra. Questo sensore, questo satellite, lavora nelle microonde, quindi sfrutta lo stesso principio del vostro forno a microonde, per cui è molto sensibile alla quantità di acqua. Maggiore la quantità di acqua che abbiamo nel suolo, maggiore sarà la risposta e il segnale del sensore. Per cui abbiamo bisogno di alcune misure per confrontare quella che è la risposta del sensore con il valore di umidità al suolo. E in questo modo possiamo trasformare le mappe acquisite dal satellite in mappe di umidità del suolo, per cui non avremo più tanti punti, ma avremo una mappa distribuita di tutta l'area della Val di Mazia di umidità del suolo. Nelle nostre campagne di misura ci spostiamo andando a monitorare i luoghi più umidi e i luoghi più secchi attraverso traiettorie che stabiliamo in base alla mappa che ci fornisce il satellite. In particolare andiamo a misurare il contrasto che esiste tra le zone di pascolo, che sono più secche, e le zone di prato irrigato, che sono più umide. Si possono notare anche nel paesaggio che ci circonda. I prati irrigati hanno un verde molto brillante, mentre i pascoli hanno un colore più giallo, in quanto l'erba è più asciutta. Col satellite possiamo vedere questo contrasto e grazie alle nostre misure a terra possiamo calibrare quello che il satellite vede. Per misurare l'umidità del suolo utilizziamo due tecniche diverse. La prima tecnica è un metodo indiretto, basata sulla misura della permittività elettrica del suolo. Utilizziamo questi sensori mobili, chiamati wet sensor, che inseriamo nel terreno. Questi sensori andranno a misurare il cambiamento della permittività elettrica del terreno, che dipende dal contenuto d'acqua del suolo. Un'altra tecnica che utilizziamo per misurare l'umidità del terreno è quella di prelevare campioni di terreno e misurare direttamente in laboratorio il contenuto d'acqua dei campioni. Per fare questo dobbiamo inserire nel terreno dei cilindri metallici di dimensione standard, preleviamo il contenuto del cilindro e lo mettiamo immediatamente in un contenitore in modo da non perderne l'umidità e portiamo questo campione in laboratorio. Questo campione viene pesato e poi messo in forno. Una volta essiccato viene misurato il peso del campione secco. Dalla differenza tra il peso del campione umido e il peso del campione secco otteniamo il contenuto di umidità. Conoscendone anche il volume andiamo a misurare il contenuto volumetrico. Questo è il metodo in assoluto più preciso che esiste, ovviamente molto dispendioso e dunque dobbiamo limitare il numero dei campioni e scegliamo un numero limitato di campioni rappresentativi. Unendo le misure a terra, come sono state mostrate in precedenza, con i dati da satellite è possibile ottenere delle mappe GIS di umidità del suolo. Queste mappe mostrano come l'umidità del suolo varia nello spazio e nel tempo e possono essere di supporto per gli agricoltori per capire qual è lo stato, per esempio, dei pascoli o dei frutteti, ma anche per scopi di protezione civile, nella prevenzione di fenomeni naturali, rischi naturali come frane ed alluvioni. Questi dati possono essere inseriti all'interno di modelli idrologici che calcolano il bilancio idrico di tutta la valle. Questi modelli, usati in combinazione con dati che provengono da modelli climatici che ci possono fornire le tendenze del clima futuro in questa zona nei prossimi anni, possono essere utili per capire la disponibilità delle risorse idriche negli anni futuri nella Valle della Venosta.